Buonasera a tutti da Caterina e benvenuti in questo oroscopo astrologico esoterico. È un oroscopo integrato fra l'oroscopo astrologico dei transiti planetari dove manifestano l'energia, ma arricchito anche con i raggi esoterici i raggi di espansione di astrologia esoterica. A volte non sarà facile, chiaro, magari cercare di capire, ma cercherò di essere il più chiara e il più sintetica possibile. Quindi benvenuto in questo oroscopo amico del Toro, dell'Ariete, dedicato proprio a te come primo segno dell'inizio per maggio 2025 e vediamo quale il tuo mese, come sarà. Quindi è un mese per risvegliare la tua forza interiore, manifestare il tuo potenziale e comunicare il tuo messaggio con audacia. È l'energia del guerriero si trasforma in un'arte di consapevolezza. Passiamo in questo oroscopo allora integrato, astrologico ed esoterico. Il Sole ha due passaggi questo mese. Il 21 passa dal Toro, entra nel segno dei Gemelli, quindi abbiamo qua due tappe un po' importanti anche con le fasi con il Sole. Incomincia appunto nel segno del Toro, illuminando, diciamo, le tue risorse materiali, illuminando i tuoi valori, quello che tu hai come risorse, come potenzialità da poter disporre per poter, diciamo, valorizzare e poi magari successivamente puoi anche trasformare i tuoi hobby, i tuoi talenti anche in attività, cioè diciamo redditizie, che non fa mai male. E quindi illumina eh, questo settore dei valori, delle potenzialità, delle risorse, ma anche dell'autostima. È tempo proprio di portare luce su ciò che davvero vale per te, su cosa possiedi, non solo a livello materiale, ma anche a livello interiore. Quali sono le tue qualità, le tue radici di valore? Dal 21 maggio il Sole entra nel segno dei Gemelli e si muove illuminando, diciamo, il settore della comunicazione qui dove l'energia si fa più veloce, mentale, comunicativa. I tuoi governatori esoterici, che è Mercurio, e il governatore planetario, che è Marte, il signore, diciamo, del tuo segno, che cosa fanno a livello esoterico? Il Sole, attraverso l'energia di manifestazione del Sole, ti invitano a esprimere il tuo potere e la tua autenticità senza paura, perché il primo raggio è legato, diciamo, al vulcano, esotericamente parlando, ma è legato anche al raggio azzurro, quindi alla spada di Michele, all'arcangelo del principe del cielo. È noto proprio per la protezione e anche per il coraggio che apporta proprio anche come protezione alle persone. E questo raggio ti esorta a rimanere proprio determinato e ti aiuta a rimanere determinato, mentre il settimo raggio di manifestazione ti spinge a manifestare il tuo potenziale in modo audace, ma anche innovativo, perché il settimo raggio è proprio l'ordine del cerimoniale magia divina e l'alchimia spirituale. Esotericamente parlando, il Sole è collegato come essenza al cuore centrale del Sole, fonte proprio della tua vera volontà e della direzione evolutiva. E a maggio, pertanto, ti invita a manifestare la tua energia con maggiore consapevolezza, prima nella stabilità e nel radicamento legato simbolicamente al segno del Toro, poi nella connessione e nel dialogo rispettivamente dei gemelli con il passaggio delle due fasi del Sole. Nella prima parte del mese sarai, diciamo, sostenuto anche da Venere, che è governatore planetario del Toro, e Venere governa esotericamente il quinto raggio,
della conoscenza e della concretezza, che ti aiuta a dare forma ai tuoi valori, a rendere tangibile quello che ami, a costruire bellezza nella materia, ma ti apporta anche la guarigione, la ricerca della verità, l'applicazione nella concretezza per poter ottenere la guarigione. Infatti è legata proprio al quinto raggio, ai medici del cielo, già ce lo dice proprio con l'Arcangelo Raffaele, ce lo dice proprio la parola medici del cielo, guarigione, attraverso la ricerca della verità e il ritrovamento dell'equilibrio. Mentre nella seconda parte del mese entra in gioco Mercurio, che è governatore planetario dei Gemelli e veicola proprio il quarto raggio bianco dell'ascensione, della liberazione e della risoluzione dei conflitti, ritrovando l'armonia. Quindi questo intreccio anche che è un aiuto particolare che ti guida e ti aiuta anche a comunicare con lucidità, a prendere in profondità e trasformare le relazioni attraverso il pensiero creativo e l'intelligenza del cuore. Passiamo ora al transito di Giove in Gemelli, che transita proprio in modo diretto nel segno dei Gemelli, è il potere proprio della mente espansa. Giove manifesta la sua energia amplificando tutto ciò che riguarda la comunicazione, l'apprendimento, le connessioni. È un'ottima fase per imparare cose nuove, stringere delle collaborazioni, iniziare dei progetti creativi legati anche al linguaggio, alla scrittura, all'insegnamento. In questa fase, ovvero nella seconda parte del mese, magari potresti rimanere sorpreso, magari attraverso un foglio con una semplice penna che magari dopo una centratura interiore tu ti possa ritrovare a scrivere anche in automatismo delle cose a cui non dai senso o non dai valore. Però ricorda che questa seconda fase diciamo, del mese può essere e rivelare qualche intuizione veramente molto importante per te. Perciò, anche se non lo ritieni senza valore, mettilo da parte, perché potrebbe essere una soluzione vincente, una strategia vincente che ti potrà servire. Quindi custodiscilo gelosamente. Esotericamente parlando, Giove è associato al secondo raggio della devozione, dell'amore e saggezza, ma dove aiuta anche il discernimento e in Gemelli si collega proprio alla mente concreta che è governata da Mercurio in associazione al quarto raggio, quindi la risoluzione dei conflitti, e alla mente illuminata guidata da Venere esoterica, diciamo, del quinto raggio. Quindi attraverso la comunicazione si può ottenere anche la guarigione, la risoluzione dei conflitti, il ritrovare l'armonia e il concludersi, diciamo, anche di contratti se stai aspettando un cambiamento. In questa combinazione sei chiamato a unire l'intuizione e la precisione, comunicando però con intelligenza emotiva e ispirazione spirituale, con diciamo Marte che è tuo governatore planetario e Mercurio che è come guida esoterica. Questo transito ti spinge a manifestare proprio le tue idee con audacia, utilizza il primo raggio di manifestazione della volontà, della determinazione per radicare il tuo pensiero e il settimo raggio per esprimere la tua individualità unica anche in contesti di gruppo e di comunicazione. Passiamo ora a Saturno. Saturno transita nel segno dei pesci fino al 30 maggio per poi passare nel tuo segno. Cosa indica questo? Indica la fine e l'inizio di un nuovo ciclo karmico. La ruota si ripete e gira e il tuo segno, amico dell'Ariete, è proprio il primo segno che determina un nuovo inizio.
un nuovo inizio anche ciclocarmico fino alla fine del mese, quindi fino al 30 maggio, con Saturno che manifesta la sua energia simbolica in un settore legato proprio alla conclusione dei cicli, al subconscio, al karma, ai sogni e alla trasformazione interiore. E anche qui, con l'aiuto di Marte, che è tuo governatore planetario, e Mercurio, che è governatore esoterico, che è connesso al quarto raggio dell'ascensione, della liberazione, e quindi il ritrovamento dell'armonia attraverso il conflitto, avrai il coraggio e la chiarezza mentale per affrontare tutte le tue ombre interiori e trasformarle proprio in crescita consapevole, perché la disciplina di Saturno ti aiuta a portare anche nel concreto ciò che hai compreso, guidandoti verso azioni responsabili ma ben strutturati con una certa disciplina. Quando Saturno entrerà nel tuo segno il 30 maggio, attiverà proprio la sua energia manifestandosi proprio nella tua immagine, nella tua identità che tu rimandi al mondo e quindi inizia un nuovo ciclo di responsabilità, maturazione e costruzione di una nuova identità per te, amico dell'Ariete. Riallineati quindi alla forza interiore, mentre il primo raggio, che sono i raggi di espansione, ti sostiene proprio nella volontà di rinascere, mentre il settimo raggio, che è sempre il raggio di espansione, ti guida nella manifestazione di una libertà più autentica e strutturata. Mentre passiamo a Nettuno in Ariete, è il risveglio proprio dell'anima guerriera, con Nettuno nel tuo segno che manifesta la sua energia sulla tua identità, però rendendola sempre un po' più sottile, evoluta, una rinascita a livello spirituale di un ciclo anemico, ma sempre a livello più, diciamo, elevato, ispirata e spiritualmente orientata verso i cicli dell'anima, quindi a questo susseguirsi di evoluzione. È un momento in cui senti proprio il richiamo a incarnare proprio degli ideali più alti, ma in modo più concreto. Sempre con Marte, che è il tuo governatore planetario, dove ti aiuta a dirigere e incanalare le energie, e sempre l'intelligenza di Mercurio, che è il governatore esoterico, quindi la risoluzione dei conflitti, ritrovare l'armonia, ti spingono queste energie a trovare equilibrio tra l'intuizione e l'azione. Non lasciare quindi che i sogni si dissolvano nella confusione. Il primo raggio come manifestazione ti dona sempre determinazione e centratura, mentre il settimo raggio dell'alchimia spirituale, del cambiamento, dell'innovazione, ti guida verso una rinnovata espressione spirituale proprio nella materia. Tuttavia devi restare vigile, diciamo, in quanto Nettuno può velare la realtà con delle illusioni, ma offre anche accesso al mondo mistico, all'arte e all'intuizione profonda, perché a livello esoterico Nettuno veicola proprio il sesto raggio, quindi il raggio della devozione, dell'idealismo, quindi questi ideali più elevati, ma sì, a livello sempre più anemico si può arrivare anche alla guarigione anche attraverso la fede. Quindi sei chiamato a servire una causa più grande con cuore puro e spirito centrato. Anche Venere nel tuo segno ti apporta, diciamo, amore che valorizza il tuo sé interiore, ti dona charme, desiderio di armonia, di bellezza
espressa attraverso proprio la tua immagine. Vuoi piacere, ma ti piace anche essere visto, notato e riconosciuto per il tuo valore e riconosciuto soprattutto nella tua autenticità. A livello esoterico, diciamo, Venere manifesta il quinto raggio, che è la conoscenza associata ai medici del cielo, l'arcangelo Raffaele, quindi alla rivelazione, alla ricerca della tua verità, e ti invita a vivere l'amore come via di consapevolezza, dove il cuore e la mente si uniscono in una visione illuminata ma maggiormente ampia, mentre Urano continua il suo transito nel segno del Toro, gli ultimi gradi, manifesta la sua energia nel risveglio dei tuoi valori. Urano prosegue sempre, diciamo, scuotendo le fondamenta delle tue sicurezze, dei tuoi schemi legati al valore personale e alle risorse materiali, ma anche, diciamo, al settore finanziario, ai beni che tu possiedi, ma non sempre i cambiamenti sono, un ostacolo. A volte sono anche innovativi se tu ascolti la tua intuizione, mentre perché anche a livello esoterico Urano si manifesta con il settimo raggio, l'ordine magico e di trasformazione. Ti chiede di stabilire proprio delle nuove abitudini e strutturare delle cose che siano allineate alla tua evoluzione spirituale e alla libertà autentica del tuo vero essere. Passiamo alle tre tappe di Mercurio della mente. Fino al 10 maggio Mercurio è nel tuo segno, amico dell'Ariete, quindi la tua comunicazione è parecchio incisiva, ma a volte può risultare anche parecchio pungente, ma le idee sono proprio rapidi, chiare, e puoi prendere delle iniziative, diciamo, comunicative, incisive, ma molto dirette. Attenzione anche a non esagerare. Quindi questo influsso ti guida proprio, diciamo, nell'esprimerti con forza e precisione, unendo l'impulso all'azione con la potenza del pensiero, sempre con i raggi esoterici. Il primo raggio ti dona chiarezza di volontà e capacità anche decisionale. Dal 10 al 26 maggio Mercurio entra nel segno del Toro, dove manifesta, diciamo, la sua energia, dove la mente rallenta, ma si fa concreta e costruttiva, quindi una mente pratica e sempre sotto la guida di Marte, governatore planetario, e Mercurio, governatore esoterica, rifletti proprio sui tuoi valori, sulle risorse e su ciò che ti dà, diciamo, stabilità, mentre il settimo raggio favorisce proprio un approccio pratico e innovativo nella gestione della materia. Dal 26 maggio in poi Mercurio poi passa nel segno dei Gemelli, dove manifesta la sua energia nella comunicazione, rendendola più fluida, magnetica. Questo è un momento anche di conclusione dei contratti, è un momento anche eccellente per parlare, insegnare, condividere, registrare o ispirare gli altri attraverso la parola. Ricorda, anche questo il mio detto, prova a scrivere ma non buttarlo, tienilo da parte e conservalo gelosamente, perché si potrebbe rivelare un'idea vincente come intuizione con questi transiti. Mentre a livello esoterico, Mercurio, come abbiamo già detto, che è tuo governatore esoterico, veicola proprio il raggio della risoluzione dei conflitti, ritrovando l'armonia attraverso proprio i conflitti, e osserva quindi dove il pensiero crea la frizione o dubbio e trasforma quella tensione in chiarezza, in bellezza e in luce. Passiamo ora a Marte, nel segno del Leone, in un segno a te amico,
questo fuoco creativo di Marte in Leone. Marte manifesta la sua energia accendendo proprio il desiderio di esprimerti, creare, vivere passioni intense. E in aggiunta con il primo raggio che, diciamo, l'energia del guerriero ti invita a liberare proprio il tuo spirito attraverso la creatività, perché è lì, nella creatività, che anche Marte esercita, manifesta la sua energia. E insieme a Mercurio come una guida esoterica, parliamo sempre di raggi e governatori a livello esoterico, ti invita a farlo in modo chiaro e definita. Marte è l'azione pura, qui ti invita a muoverti con cuore e fuoco in modo, diciamo, ispirato. Quindi via gli hobby, via alla creatività a go-go, anche con una fase, diciamo, di svago, però metti i tuoi talenti, i tuoi hobby e sfrutta al massimo queste potenzialità innovative che ti possono essere donate in questo mese di maggio. Passiamo ora alle fasi lunari. Avremo il plenilunio in Scorpione su asse Toro-Scorpione il 12 maggio che si forma alle 18:56 a 22 gradi e 12. Che bello, abbiamo 3-2. Manifesteranno la loro energia attraverso questo plenilunio nella casa dei valori, delle risorse, ma anche le risorse anche condivise, i soldi condivisi anche con gli altri come case simboliche. Il tema è proprio il valore all'attaccamento alla materia e anche alla trasformazione, alla gestione dei tuoi soldi e alla gestione dei soldi degli altri. È possibile anche che ci possa essere qualche investimento anche in questo periodo. Questa luna piena è un momento potente per lasciare andare anche dei vecchi schemi legati a sicurezza, potere, controllo e per rigenerare la tua relazione con il denaro e con il corpo. Marte, tuo governatore planetario, ti spinge ad affrontare queste sfide con determinazione e coraggio. La sua energia proprio ti invita a liberarti da ciò che ti limita, a rompere con il passato per emergere rinnovato. Esotericamente questa fase ti invita a trasformare l'intensità emotiva in forza interiore, usando proprio il primo raggio di manifestazione del tuo segno amico dell'Ariete, proprio per rinnovarti spiritualmente. Mentre il novilunio che ci sarà in Gemelli il 27 maggio alle ore 4:56 a 6 gradi e 4 del segno dei Gemelli, questa luna nuova manifesterà la sua energia proprio, diciamo, manifestando proprio nuovi progetti comunicativi, messaggi da ascoltare, è come se avesse l'energia di seminare delle idee a livello mentale. È una lunazione perfetta per iniziare uno studio, un canale, se tu hai l'hobby della tecnologia, un blog, diciamo, oppure qualsiasi nuova idea in generale. Sintonizzati dunque su ciò che la tua anima ti sta suggerendo di comunicare al mondo. Con Mercurio come governatore esoterico, sempre legato al tuo segno, la sua energia ti aiuta a esplorare e definire chiaramente le tue intenzioni, mentre la risoluzione dei conflitti, sempre legata a questo raggio, il tuo governatore esoterico, ti invita a riflettere e a comunicare in modo autentico, sciogliendo ogni frizione mentale e trasformandole proprio in chiarezza. Per concludere il mese di maggio, maggio sarà un mese di forte movimento, amico dell'Ariete, che ti invita a rinnovare la tua forza interiore
ma anche a bilanciare la tua energia con consapevolezza. Diciamo, parola, visione e radicalmente sono i tuoi alleati. Tu sei chiaramente, hai un canale visivo, ma avrai anche, supportato dai raggi esoterici, avrai anche, come dire, la parola, la comunicazione sarà una tua alleata insieme alla visione. Usa il fuoco del tuo cuore per creare, per affermarti nel mondo e costruire il tuo futuro. Ho preparato una piccola affermazione esoterica del mese con la forza di Marte e la saggezza di Mercurio. Mi manifesto nel mondo con audacia e chiarezza. Ogni parola che pronuncio è un seme di trasformazione. Ogni azione è un passo verso la realizzazione del mio scopo superiore. L'universo è dalla mia parte mentre trasformo le sfide in opportunità. Mi raccomando, magari trascrivi questa affermazione esoterica del mese e ripetila come se fosse un mantra da ripetere tutte le volte che tu ne abbia bisogno, amico dell'Ariete. Ti sarà di grande aiuto in quanto affermazioni proprio, diciamo, di grande potenza. Con questo era tutto, ho concluso per voi, amici del segno dell'Ariete, e se avete qualche dubbio, scrivete un commento alla fine del video e ditemi se vi piace l'oroscopo integrato fra oroscopo astrologico ed esoterico, che io chiamo integrato in quanto combinazione di energie celesti ed esoteriche, per dare un approccio un po' più ampio come visione, diciamo, anche a livello più elevato. Con questo era tutto, vi aspetto nel prossimo video che sarà dedicato al toro, e un arrivederci a presto da Caterina.